Amici miei, oggi vi racconto un'avventura di pesca incredibile che ho vissuto in Slovenia. Con Giacomo siamo andati alla ricerca di un predatore unico e super affascinante. Viene definito in tanti modi: il fantasma dei Balcani, il pesce dai 1000 lanci, il re del fiume. Il suo nome latino è Uco uco e in italiano è chiamato uco o salmone danubiano. È infatti un salmonide, ma è unico nel suo genere. Questo perché raggiunge delle taglie veramente importanti, supera infatti abbondantemente il metro di lunghezza e i 15 kg di peso, il che lo rendono uno dei più grossi pesci d'acqua dolce. Il suo areale d'origine è il bacino del Danubio, specialmente i suoi affluenti balcanici. Da amante della biodiversità conoscevo di fama questo predatore da quando ero bambino e con Giacomo da ormai troppo tempo pianificavamo di avventurarci in Slovenia per cercare di catturare uno di questi fantasmi. Il suo fascino sta per me nel fatto che è un pesce sì imponente ma altrettanto schivo e scaltro e per catturarlo sono richiesti tanti sforzi, altrettanti lanci e la giusta dose di fortuna. Aggiungerlo alla mia lista personale delle specie catturate avrebbe arricchito un 2022 che era già di per sé ricco di soddisfazioni. Ma ovviamente sapevamo che non sarebbe stato facile. Direzione Slovenia quindi, 2 giorni a caccia di fantasmi. Il primo saremmo andati con un nostro amico, Stefano, che per anni gli dà la caccia e conosce qualche posto della Sava, che è un grosso affluente del Danubio che si divide a sua volta in 2 rami e diversi affluenti. Il secondo invece ci saremmo affidati a una guida esperta del luogo per aumentare le nostre possibilità di cattura. La pesca al luco è davvero affascinante. Lanciare in un fiume esche voluminosi di grammature importanti è veramente una figata. Alcune esche sono specifiche per insidiare questo salmonide, altre sono più generiche per la pesca ai grandi predatori d'acqua dolce. Ci siamo informati e preparati per mesi prima di quel fatidico giorno di fine dicembre in cui la sveglia è suonata prestissimo. Ragazzi, si parte. La cosiddetta spugnetta, che in pratica rimanda a uno scazzone, che è tipico di questi ambienti, fatta praticamente di spugna, una testa piombata con un amo, jig head e spugna. Questa è un'altra tipologia di esca che può essere usata in questi contesti, è praticamente un topo. È una testa piombata con un amo ancora dietro e un grub con una paletta sotto e degli occhi. Queste sono tutte esche che con Giacomo abbiamo comprato per l'occasione da delle guide locali. Infatti domani saremo con una guida. L'attrezzatura che sta usando è fioretto Essence da 100 grammi perché ci è stato consigliato di utilizzare canne molto potenti. Il mulinello che ho abbinato è il Twin Power 5000, trecciato 0,22 e finale 0,50 in fluorocarbon. Quindi veramente non ci andiamo leggeri. Lui invece è uno scazzone in gomma. Si possono usare anche gli shad classici. Giacomo l'ha visto. Primo contatto visivo con un uco.
Guarda i pescetti, ci stanno un sacco di... Eccolo là. Ah. Lo stile di pesca più comune per insidiare questo pesce potrei definirlo come un running and gunning, cioè un corri, spara e corri di nuovo. Facevamo infatti tanti spostamenti in macchina per affrontare svariati spot con pochissimi lanci. Se fosse stato in caccia non avrebbe tardato a mangiare le nostre esche. Ad un certo punto però è venuta fame a noi. Ho preso questa cosa. Vai, rilasciali. Dai, rilasciali in acqua. Grosso, eccolo. Eccolo. Il sogno. Si vede? Porca miseria se si vede. Là c'è un altro pesce più piccolo attaccato. Ma che manzo! Siamo ormai quasi alla fine di questa giornata di pesca, la prima giornata, e ne abbiamo visto qualcuno di Uco o Ucio o Uzo, sono dei sommergibili in quest'acqua cristallina della Sava, però non abbiamo avuto interazioni, abbiamo provato a martellare con le nostre esche più disparate, però nulla. Ora ci fermeremo in una zona in cui abbiamo visto un buon numero di questi pesci e faremo qui il calasole, perché l'Uco è un pesce che si alimenta prevalentemente al tramonto e nelle primissime ore di buio. Stefano sta preparando le sue esche. Giacomo fa schifo. Giacomo che sta facendo? Schifo. È tosta oggi. Però il bello deve ancora venire. Iridea per Stefano ci ha fatto prendere un colpo. Ah, che colpo! Che colpo, quello snodato. Iridea non è quello che cercavamo, ma è un pesce. Almeno lo vediamo un pesce. Che palle, quante esche perse, quanti incagli. È proprio prima di subito. No! Ma ha inseguito una trota. Ho dato tutto. Vanno via. Con Giacomo avevamo un'ultima chance, un'intera giornata di pesca in cui avremmo iniziato a lanciare le nostre esche sin dalle prime luci. Ci siamo quindi incontrati con la guida, abbiamo fatto i permessi e grazie ai suoi incoraggiamenti iniziali siamo partiti con la giusta carica. Lo stiamo seguendo e ci porterà nel primo spot, speriamo bene. Rally sloveno qua. Rally sloveno, la guida corre. Ok, siamo arrivati al primo spot.
Io sono carichissimo, Giacomo più di me. Partiamo. With sinking wobbler, you will snag, you know? Ah, That's why yeah. you need floating. Ok. Full fit. Yeah. Then you go there, this rock. And you will cast. Lots of time I catch them here. In this, you see, were too wide. Ok. In between those two wide, it's a small pool. Ok. But also this pool here. Ok. And then the other side as well. The first one. È tosta. Primo spot, niente. Molto complicata questa pesca sembra. Soprattutto perché bisogna far lavorare delle esche in zone di corrente, tra zone di morta. Vediamo che dice Giacomo. Lì sopra è la morte. I cast against the current and then I let it sink. Yeah, and then just drift. Strike it really hard. Ok, Otherwise, scapata. ok, Goodbye. goodbye. Yeah, 70 we put in. Yeah. Right? Mangiata? Really? Right. With the spongy? Try again. È tutto senza coda. Sto pescando con un'esca che di solito è la mia preda. Sono fatte proprio di spugna e uno le lancia in corrente upstream e le lascia driftare facendo dei colpi con la canna verso l'alto, simulando proprio un ghiozzo che si stacca dal fondo. Cambiamo spot. Giacomo ha avuto una mangiata. Cast to the other side. Hai da follow! Già, ma ha seguito fino a qua! Ho avuto un inseguimento fino a qua! I was about to have an heart attack when he came right under my feet. This is a song for those who wait, for those who can celebrate. Proviamo con una gomma, testina da 10 grammi, praticamente è come pescare il luccio, solo che in un fiume e con una tecnica molto particolare che è quella di accompagnare l'esca in deriva e farla saltellare. Poi vabbè, anche i minnow si utilizzano quando sono più attivi, ci ha detto la guida, nelle ore più serali. Già, dobbiamo prenderlo. Cazzo è sta roba? Mamma mia. Gonna be okay. Cause I'm not one of those who wait, and I cannot celebrate.
And I always forget the way because of a musician's brain. Yeah, take a look at the PET scan. See my hippocampus, it is shaped like a 2012 10 drum set. And that's where lives my pain. Are you sure you will love me in the middle of the night? When the darkness that's living outside makes its way in my mind. Are you gonna tell me that I'm gonna be okay? Are you gonna tell me no when I need to be told? And I'm sure you will love me in the middle of the night. When the darkness that's living outside, yeah, makes its way in my mind. Are you gonna tell me that I'm gonna be alright? È dura già? Tanto, Però noi? tanto dura. Noi non vogliamo. Noi siamo ancora vivi per ora. Ce la faremo. No. Ora era ecco. A lot of current. Giacomo ha lamato e l'ha slamato. Sentire l'urlo di Giacomo però non l'ha preso. Hai sentito? Guarda! Grosso. Oggi lo pigli tu, io No, io non lo piglio. Io non ho sentito niente. però magari lo pigli. Andiamo nel posto in cui Giacomo l'ha lamato. Eri qui già? No, ero un po' più. E lanciavi di fronte a te? Sul sasso, Dio. Ultimo spot, torniamo dove abbiamo iniziato stamattina. Siamo morti ragazzi, morti. È così. Una pesca tosta. Ce l'ho! Wow! Oh! Down!
attaccato sotto! Voglio soffermarmi sul momento della lamata perché su consiglio della guida stavo facendo molti lanci sotto la cascata in un punto in cui tra le rocce c'era un ricircolo d'acqua e una zona di morta e la guida mi diceva di lanciare sempre in quel punto e recuperare velocemente proprio perché c'erano tante rocce e quindi rischiavo ad ogni lancio di perdere le mie esche. Però come avete visto, quando ho cambiato l'esca dal topo sono passato allo shad, ho fatto il secondo lancio e pensavo di aver incagliato. Infatti la prima volta ho incagliato, ho scagliato subito l'esca e dopo 2, forse anche meno, giri di mulinello ho avuto la mangiata. Lì per lì non me ne sono accorto e ho iniziato a ferrare come un matto, ho fatto 4 ferrate e l'esca l'ho piantata nella bocca del pesce, per cui inconsapevole sono riuscito a ferrare il pesce nella giusta maniera e sono riuscito ad allamarlo e a portarlo a guadino. I thought I was dead! Guarda che salmonide! How long it is? Do we have a meter? I have a meter. This is the lure. Yeah, I know. Porco gomma! Wait, C'ho io il metro. Ragazzi, l'ho preso! Ho preso Luco, il salmone danubiano! Grosso! How much? 90! Luco da 90! La paura fa 90. Inside makes its way in my mind. Are you sure you'll tell me that I'm gonna be okay? Posso toccarlo? Il tuo pesce? Ah! Dio caro, guardalo che manzo! È la dura legge del gol. Unica mangiata. Ragazzi, un sogno che si avvera e lo rilasciamo al suo fiume. Pesce da 90. Spettacolo! Ragazzi, io non ci sto credendo, prima volta alla ricerca del salmone danubiano sono riuscito a prendere un uco da 90, un vero big one. Non ho parole per descrivere l'emozione che sto provando in questo momento, pazzesco. È stata veramente faticosa, mi dispiace per Giacomo che ha avuto 2 mangiate, io ho avuto quel follower, ma a me non poteva andare meglio. Grazie ragazzi per la visione. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!